Dopo le numerosissime richieste ho deciso di fare questo video per aiutarti a fare maggiore chiarezza su un aspetto che fa soffrire purtroppo tantissime persone. Quell'elemento che fa davvero la differenza per far funzionare le relazioni nella tua vita. Infatti capiremo quindi perché le relazioni non funzionano e quali sono le problematiche spesso nascoste, ma a mio avviso molto evidenti per chi sa guardare, che portano poi la maggior parte delle persone a vivere relazioni disfunzionali. Perché le persone là fuori si sentono costantemente minacciate? Perché più passano gli anni e meno pazienza le persone riescono a portare all'interno di una relazione? Perché ricatti emotivi e giochi di potere sono oggi all'ordine del giorno? Le statistiche sui matrimoni che falliscono sono impressionanti. In questo video ovviamente non voglio mettere il focus solo sulle relazioni di coppia, perché noi costantemente siamo in relazione con le altre persone, che siano amici, colleghi di lavoro, genitori, partner, noi viviamo in relazione con gli altri. Infatti quello che capiremo qui non solo ti aiuterà ad avere relazioni sane, ma anche a prenderti maggiore cura di te e riuscire quindi a gestire anche quei momenti di solitudine e di tristezza che spesso purtroppo, ahimè, vengono scambiati con sintomi depressivi e disturbi di qualsiasi tipo. Ormai guardando online sembra che siamo tutti malati. Ognuno di noi ha più di un disturbo e deve curarsi immediatamente. Ma spesso purtroppo queste cure non vanno nella direzione della cura reale, ma semplicemente della soppressione di un sintomo che ha cause ben più delicate e profonde di quello che sembra. Ora, il problema numero uno a me è molto chiaro ed evidente, però purtroppo là fuori in qualche modo te lo mascherano con messaggi totalmente distorti rispetto alla realtà. Terapeuti di ogni tipo, influencer e pseudo coach puntano, perché ovviamente è un messaggio che funziona, a farti puntare il dito e quindi di conseguenza a sfogare la tua rabbia repressa contro un nemico esterno, come un partner narcisista, egoista, traditore, e aggiungi tu poi alla lista ovviamente tutte le varie dinamiche che possono capitare in una relazione. Ma non c'è nulla di più sbagliato che guidare le persone a puntare il dito contro un apparente nemico, perché in realtà le figure di cui ti ho parlato, che portano sicuramente una relazione a soffrire, non sono le cause uniche di una sofferenza nella relazione. E lo so che quello che sto dicendo è scomodo, perché è più bello puntare il dito verso gli altri e accusarli, perché nell'accusare gli altri noi ovviamente passiamo da vittime innocenti e questo ci piace molto. Soprattutto piace a chi poi deve accaparrarsi le simpatie di suoi pazienti o clienti, che ovviamente non è il mio obiettivo. Infatti spesso le persone mi odiano e mi ritengono molto scomodo nelle cose che dico, ma le cose che dico spesso li liberano davvero dai traumi che si portano dietro da tanti anni. Ciò che impedisce alle persone di avere relazioni sane non è qualcosa che accade all'esterno di loro, ma è un rapporto disfunzionale con se stesse. E dal momento che attrai una persona difficile nella tua vita, che assolutamente con le mie parole non voglio giustificare in alcun modo, c'è una parte di te che, se andiamo ad analizzare attraverso psicologia e spiritualità, che sono strumenti molto utili per andare a fondo dentro se stessi, ci si rende conto che si aveva proprio bisogno di attrarre quella tipologia di persona, quella personalità, per comprendere qualcosa di se stessi e lasciare andare in modo sano quella parte del proprio passato. Ora ho una domanda per te, anzi più di una. Hai mai pensato quale potesse essere il motivo per cui hai difficoltà ad essere davvero sereno? Ti capita di sentirti demotivato, frustrato, eccessivamente spaventato? O magari sei una di quelle persone che è spesso molto esigente e critica verso se stessa? Beh, devi sapere che dentro di te c'è un padrone di cui però molte persone non sono consapevoli. Questo padrone guida la maggior parte dei tuoi comportamenti, crea le tue paure e definisce anche i tuoi desideri più profondi. E non è come credo tu possa immaginarlo in questo momento, perché a guidarti è un bambino di 6-7 anni che vive dentro di te. Un bambino che hai spesso ignorato o addirittura dimenticato. Il tuo bambino interiore. Ora, non scappare da questo video perché può sembrarti quasi una supercazzola o pseudoscienza o robe strane che mi sto inventando, perché attraverso questo semplice passaggio ho aiutato migliaia di persone ad oggi a liberarsi di traumi veramente molto pesanti. Le persone spesso pretendono relazioni mature, di avere intorno a sé persone mature e affidabili, persone che le possano comprendere, ascoltare, capire, ma quanto queste persone riescono davvero ad essere in questa modalità verso
verso se stessi, verso quella parte bambina che risiede dentro di loro. Te lo dico, la risposta la conosco benissimo, pochissime. Se ci fai caso, la maggior parte dei tuoi comportamenti disfunzionali, anche quando sei in relazione con altre persone, arrivano proprio da un atteggiamento infantile, come se ci fosse una parte di te ancora immatura, ancora bimba, che poi prende il sopravvento molto spesso e ti fa compiere delle azioni di cui poi magari ti penti. Ovviamente non è solo questo, ci sono anche altri fattori che contribuiscono ad un comportamento disfunzionale, ma ti dico per l'esperienza che ho di ormai 15 anni che questo è, seppur poco considerato, l'aspetto più importante e determinante per un reale cambiamento con il fine di ottenere una pace interiore. La verità è che il bambino interiore, spesso nascosto nei meandri della nostra psiche, del nostro inconscio, gioca un ruolo cruciale proprio nella nostra vita adulta, influenzando praticamente qualsiasi nostra azione e quindi anche poi i livelli di felicità che sperimentiamo. Quando spesso dico la felicità vive dentro di te, significa proprio che la felicità vive in un rapporto onesto e basato su accettazione, amore e perdono che puoi vivere dentro di te, con te stesso, con il tuo bambino interiore. Questa parte bambina che risiede dentro di noi è stata creata proprio dalla nostra psiche come schema protettivo a seguito di alcune dinamiche importanti, suggestioni emotive forti che sono capitate nei primi 6-7 anni di vita. Ci sono tantissimi studi che hanno dimostrato come le esperienze infantili, soprattutto quelle emotivamente molto forti, determinano poi le convinzioni più marcate che poi abbiamo da adulti. E proprio quelle ferite del bambino interiore, se non vengono comprese e quindi curate, portano poi a delle conseguenze dove agiscono altre parti della nostra psiche che si formano, che si creano, che spesso purtroppo vengono chiamate in modo totalmente erroneo disturbi, che hanno il compito di preservarci, di proteggerci, di aiutarci, proprio per non far arrivare le esperienze che ci arrivano al nostro bambino interiore. Allora una persona timida potrebbe recriminare la sua timidezza, potrebbe prendersela con quella parte di sé che in realtà lo sta proteggendo da un potenziale giudizio, da un potenziale senso di imbarazzo, da un potenziale senso di inadeguatezza, da una sensazione del non essere amati, proprio il bambino interiore. Letteralmente la nostra capacità di essere felici oggi dipende molto dalla relazione che riusciamo ad avere con questa parte bambina di noi, che, ascolta molto bene, non si fida più di te. Il tuo bambino interiore, le parti protettive che sono nate successivamente, non si fidano di te, ovviamente perché hanno un ricordo di te dato dal segno, dalla cicatrice, dalla ferita emotiva di quando eri piccolo e quindi incompetente, quindi incapace di gestire alcuni stati emotivi, ancora inconsapevole di se stesso e delle dinamiche della vita. E poi ovviamente in protezione ha delle convinzioni limitanti che sono nate ovviamente sempre con lo scopo di proteggerti da eventuali rischi. La prima cosa da fare quindi è innanzitutto riconoscere l'esistenza di un bambino interiore e successivamente iniziare un processo di riconnessione con il nostro bambino interiore che ha l'obiettivo di creare fiducia. L'obiettivo infatti è proprio quello di creare un dialogo così pacifico e pieno di rispetto e accettazione che possa aiutare quel bambino interiore a lasciarsi andare e quindi farsi guidare nuovamente da te. E non sarà facile questo processo perché il tuo bambino interiore si è sentito tradito non una volta, non 2 volte, ma tante volte. E non devi fartene una colpa perché l'hai fatto con tutte le migliori intenzioni. Non avevi altri strumenti, non avevi alternative, quindi ascolta molto bene questo video perché ti darò una modalità nuova per comunicare con te stesso e ristabilire un rapporto amorevole con il tuo bambino interiore. Ora, quando capiteranno nuovamente nella tua vita esperienze difficili che attiveranno dei tuoi schemi negativi, distruttivi, lì hai una grandissima opportunità. Non vedere quelle tue reazioni come qualcosa che non dovrebbe esistere, che non dovrebbe esserci e quindi da sopprimere immediatamente, ma come una grandissima opportunità di un riavvicinamento con te stesso. E in quei momenti, consapevole o no di quello che ti sto dicendo, tu comunichi con te stesso, ti dici delle cose. Bisogna capire se le cose che ti dici o che ti sei detto fino ad oggi erano funzionali ad un miglioramento di questa relazione oppure il contrario. Il dialogo interiore spesso, e questo è un grande errore che commettono in molti, soprattutto quando iniziano a fare un lavoro interiore con se stessi, è proprio un dialogo volto alla costruzione, all'enfatizzazione di
di aspettative. L'ultima cosa che dobbiamo fare con quelle parti bambine dentro di noi è essere i loro motivatori. Motivando quella parte bambina tu non fai altro che aumentare le aspettative che hai verso di lei e quindi farla sentire ancora più inadeguata, non all'altezza, incapace. Quando eravamo piccoli noi siamo stati letteralmente indottrinati. Abbiamo ricevuto degli input che sono diventati poi dei sistemi mentali associativi che all'interno della nostra mente hanno creato poi delle convinzioni che ci hanno portato a vedere la vita in un modo piuttosto che in un altro, a prendere decisioni e quindi poi a compiere delle azioni. E i primi input che abbiamo ricevuto arrivano dai nostri genitori. Pensa che numerosi studi hanno dimostrato che addirittura ancora prima di nascere noi riceviamo, attraverso la connessione del nostro cuore, che è stato altrettanto dimostrato, non è pseudoscienza, ha una sua intelligenza, riusciamo ad entrare in connessione con nostra madre e quindi con le sue emozioni quotidiane. Questo ovviamente già ancora prima di nascere va a creare la nostra parte inconscia, che quindi già quando nasciamo avrà una sua formazione. Poi nei primi anni di vita mettiamo il carico, siamo proprio come delle spugne, abbiamo tutto da apprendere e quindi ogni cosa che viene detta dai nostri genitori, ad esempio, ogni azione che viene fatta dai nostri genitori, noi la prendiamo e la assorbiamo. E tra le tante cose che assorbiamo ce ne sono alcune che fanno maggiore differenza e sono proprio le suggestioni emotive di cui ti parlavo prima. Quando un'esperienza arriva ad essere emozionalmente molto forte, allora lì si crea la famosa ferita che poi avrà delle conseguenze nella tua vita. E quando tu da grande poi entri in una dinamica reattiva, non starai nient'altro che andando a ripescare quella memoria con tutte le sovrastrutture che si sono poi aggiunte negli anni. E questa reazione, nella maggior parte dei casi, con le persone che non sono ancora consapevoli di tutte le cose di cui ti sto parlando, avviene in modo totalmente automatico. Infatti la prima parte è proprio una disidentificazione. Dobbiamo capire che noi non siamo quei comportamenti né quantomeno quell'identità, ma noi l'abbiamo costruita un passetto alla volta. Ma come l'abbiamo costruita la possiamo cambiare. Proprio per questo etichettare gli altri come brutte persone, attaccando etichette qua e là, non è funzionale nemmeno per noi. Perché dal momento che noi attacchiamo etichette agli altri, magari in quel momento sentendoci anche superiori, perché se io butto giù un'altra persona giudicandola, ovviamente io sono migliore di quella persona, questo creerà un effetto boomerang, ovvero anche io poi tenderò ad attaccarmi alle mie di etichette e quindi sarà ancora più difficile per me liberarmi in modo definitivo dei miei traumi. Infatti il processo di coazione a ripetere è molto frequente nelle persone giudicanti e continuano a giudicare proprio dicendo: perché attraggo sempre io persone di questo tipo? Perché capitano tutte a me? Ecco, finché non ti fermi, fai dei bei respiri e smetti di giudicare facendo questo lavoro interiore, continueranno a ripetersi le stesse dinamiche. Perché? Perché hanno lo scopo di farti comprendere qualcosa. C'è una frase stupenda che dice: sii l'adulto di cui avresti avuto bisogno quando eri bambino. Pensa, ci sarebbe davvero stupendo poter essere seduti accanto a quel bambino, quindi noi stessi di 6-7 anni, e poter ascoltare semplicemente le sue domande, i suoi dubbi, le sue paure, ma magari senza nemmeno pretendere di dare risposte, solamente stando in ascolto. Già immagino che queste mie parole hanno avuto un effetto su di te, semplicemente immaginandoti questa scena hai sentito qualcosa di caldo, di bello, di potente. Leggevo in un libro di Osho che noi nasciamo 2 volte. La prima volta quando ci fanno nascere i nostri genitori, la seconda invece è quella che ci sta aspettando. A mio avviso nasciamo di nuovo quando diventiamo capaci davvero di darci noi stessi l'amore di cui abbiamo bisogno. L'amore del padre e l'amore della madre. Quello che abbiamo ricevuto, ma anche e soprattutto quello che non abbiamo mai avuto. Quando diventi capace di questo processo, l'energia va tutta al tuo interno e tu ti senti pieno, non solo di felicità, ma anche di serenità e di amore. Ed ecco che magicamente si è ristabilita un'armonia tra te e il tuo bambino interiore. Ora, perché è così importante il bambino interiore? Perché rappresenta quella parte di noi più giocosa, legata alla creatività, allo stupore, anche alla nostra vulnerabilità, alla nostra sensibilità e al contatto con quella luce interiore che, se ci pensi, riconosci in un ragazzino e che purtroppo poi abbiamo perso diventando grandi. E quindi cosa possiamo fare per ristabilire una connessione con noi stessi, visto che questa è la soluzione più potente che possiamo mettere in atto per stare bene? Prova a pensarci un attimo, o magari scrivi anche qui nei commenti di cosa ha bisogno
bisogno un bambino? Ha bisogno di amore, un amore sincero, un amore incondizionato, un amore puro. Ha bisogno di comprensione, di essere ascoltato, ma soprattutto di essere capito. E ha bisogno di attenzione, di sentirsi visto, di sentirsi apprezzato. Allora qual è questa soluzione? Ci sono due modi per fare queste cose. Il primo è essere consapevoli, quindi iniziare un lavoro dentro se stessi per capire quelle ferite che hanno rinchiuso il bambino dentro la sua gabbia, tutte le reazioni che poi noi abbiamo messo in atto per non vedere la sofferenza, tutte quelle parti di noi che sono nate per proteggerci appunto da un'eventuale attivazione dei drammi di quel bambino, e tutti i nostri bisogni che noi purtroppo attiviamo in funzione delle nostre mancanze di quando eravamo ragazzini, che purtroppo però ci portano a stare davvero tanto male. Una frase che dico sempre ai miei allievi è: dobbiamo diventare prevedibili a noi stessi, conoscerci in profondità. Ma per fare questo non servono 20 anni di analisi con un terapeuta. A mio avviso la soluzione più concreta è proprio quella di possedere tu stesso gli strumenti per analizzarti in profondità. Diventare in qualche modo terapeuta e coach di te stesso, per conoscere a fondo il tuo inconscio, la parte sommersa, la parte nascosta, e quindi per conoscere in modo più preciso la storia di quel bambino, di cosa ha veramente bisogno quel bambino, ma non da uno spazio di rabbia o di aspettative deluse, ma di comprensione e di amore. E il secondo ovviamente è iniziare un dialogo più costruttivo con quella parte bambina dentro di noi. Allora adesso ti dico qualche frase che puoi utilizzare per iniziare questo dialogo sano con il tuo bambino. La prima cosa che voglio dirti però è cosa non devi assolutamente fare quando parli con te stesso, soprattutto con le tue insicurezze, con la tua timidezza, con la tua sensibilità, con le tue paure. Non servono motivazioni di alcun tipo o aspettative, tipo puoi fare meglio, ce la farai, tu puoi tutto nella vita, renderai tutti fieri di te, un giorno sì che sarai forte, o ancora peggio, conto su di te. Tutte queste frasi, seppur sembrano motivazionali, carine e fatte con il cuore, in realtà vanno a creare una maggiore distanza tra te e quella tua parte. Le aspettative non sono mai generate dall'amore, ma piuttosto da paure irrisolte. Quindi la prima cosa che puoi dire, evitando queste frasi, è semplicemente, quando sei in un momento difficile, sono qui con te e ti ascolto. Pensaci cosa accade quando un genitore vede un figlio che è deluso, che sta male, che piange, va lì e dice: dai, smettila di piangere, le cose non sono così brutte come sembrano. Questo purtroppo, seppur sempre guidato da delle buonissime intenzioni da parte del genitore, non fa nient'altro che aumentare il senso di inadeguatezza di quel bambino che sta piangendo. Quanto invece sarebbe davvero funzionale e utile per ristabilire una relazione e far sentire immediatamente meglio quel bambino è proprio sedersi con lui e farlo sentire davvero ascoltato, non giudicato, non sbagliato. Invece di sopprimere quella voce interiore del tuo bambino, ripeti a te stesso: ti ascolto, sono qui. La seconda frase è: vai bene così come sei. Ti voglio esattamente così. L'amore incondizionato è fondamentale per il benessere emotivo e sentirsi dire queste parole è davvero potente. Da bambini, la maggior parte di noi credevamo che se avessimo raggiunto determinati risultati i nostri genitori sarebbero stati fieri di noi, e i nostri genitori, con tutte le loro buone intenzioni, ci tengo a ripeterlo, hanno proiettato davanti a noi un'ombra che riguarda le loro aspettative ma non le nostre. Così abbiamo iniziato a legare a livello inconsapevole meritare l'amore con i risultati che ottenevamo nella nostra vita, con il soddisfacimento delle aspettative, ed ecco che poi iniziamo a vivere in trappola, sostanzialmente intrappolati nelle aspettative delle persone che dicono di amarci. Un'altra frase potentissima è semplicemente: sono orgoglioso di te. Riconoscere soprattutto i piccoli sforzi del bambino interiore, quei piccoli passetti in avanti, può essere fondamentale per ristabilire un rapporto di fiducia. Un'altra frase potentissima, soprattutto quando vediamo che il nostro bambino interiore ci fa essere tristi, un po' spenti, arrabbiati, è proprio guardarlo e dire: va benissimo essere tristi, va benissimo essere spenti, va benissimo essere arrabbiati. Validare le emozioni del tuo bambino interiore può essere un passo fondamentale per iniziare proprio ad elaborare quei sentimenti che altrimenti rischiavano di essere ignorati o a volte anche repressi. Un'altra frase potentissima è solo una questione di tempo. Tutto accade
con i suoi tempi. Se avessi avuto la consapevolezza di dirmi questa frase tanti anni fa, avrei sicuramente sofferto molto meno. Ho sviluppato tardi e tutti i miei amichetti erano diventati alti, avevano fatto i peli sotto le ascelle e io invece ancora no. E quell'anno e mezzo dove vedevo i miei amichetti crescere e io rimanere piccolo è stato veramente molto difficile. Poi crescendo però, guardandomi indietro, mi sono reso conto che è stata solamente una questione di tempo. Un'altra cosa sicuramente importante è guardare il bambino e chiedere: di cosa hai bisogno ora? Cosa ti serve? Questo sicuramente può creare un'apertura e quindi iniziare una conoscenza più profonda dei reali bisogni del tuo bambino interiore. Quest'altra è altrettanto potente quanto delicata. Lo guardi negli occhi e dici: grazie per avermi protetto. Portare gratitudine verso il bambino interiore è fondamentale, perché facendolo lo stiamo considerando come capace di aver fatto del suo meglio per prendersi cura di noi, e quindi iniziamo a sciogliere quel senso di colpa che purtroppo lo tiene ingabbiato. E poi qui andiamo giù pesante, lo guardi negli occhi e dici: mi dispiace per tutte quelle volte in cui non ti ho ascoltato. Ammettere i propri errori verso il proprio bambino interiore è fondamentale per ristabilire fiducia, e qui serve da parte tua, dalla tua parte adulta, una prova di forte coraggio e soprattutto verità. E poi sicuramente tante altre, ma puoi concludere con un bel grazie. Grazie per esserci, grazie per essere come sei. Ricordati che nessuno, per quanto bravo, può darti l'amore che tu puoi dare a te stesso. Se non farai tu questo passo verso di te, continuerai purtroppo ad elemosinare attenzioni, amore, rispetto, e queste aspettative non faranno che creare gelosie, invidie e attaccamento, che purtroppo non ti faranno vivere una vita serena e felice. La relazione più importante quindi è quella che hai con te stesso, e stasera abbiamo visto un aspetto fondamentale per iniziare a prenderti maggiore cura di te. Faremo altri video in questa direzione per aiutarti ad essere sempre più consapevole di quello che accade dentro di te e di quali sono i passi fondamentali che puoi compiere tu in modo totalmente autonomo per iniziare una relazione più sana con le parti più belle di te. Ti voglio bene, prenditi cura di te e ti leggo nei commenti.